C'è chi ti dedica un gestaccio, nello specifico Valentino Rossi dopo le seconde libere a Misano, e c'è chi ti dedica una macchina. Parliamo di Aleix Espargaró, pilota MotoGP della Suzuki. Questa è una Suzuki Swift GSX RR, dedicata appunto al mondo delle moto, a lui, a Maverick Viñales, insomma a tutti quelli che amano le due ruote. Da che cosa si capisce il tributo alla MotoGP? Dai particolari blu, dai particolari giallo chiaro e dai particolari rossi. La calandra si spinge fino a terra e mi piace meno invece il gruppo ottico perché, ok, abbagliante hanno l'oxeno, invece la tecnologia della luce diurna è alogena. 3,90 m di lunghezza, 1,70 m di larghezza, 1,50 m di altezza, rimane una cittadina. Mi piace moltissimo l'ingresso keyless e io come sto a bordo? Sto molto comodo, perché? Perché posso alzare e abbassare il sedile oltre che spostarlo sulla slitta e posso anche gestire il volante in profondità e in altezza. Non vi faccio vedere invece come sto dietro e capirete dopo perché. Andiamo allora a vederla dietro questa Suzuki Swift. Estrattore rosso, doppi scarichi, il bagagliaio, vedete anche lo spoilerino Racing, rivela un'altezza di sponda alta, 211 litri di capacità, e vedete che con i nostri zaini l'abbiamo già quasi ridotta a zero. Diventa la capacità di circa 892 litri se andiamo ad abbattere i sedili posteriori. Questa però non è una vettura da weekend, è una vettura da strapazzare e noi adesso andiamo a farlo con Andrea così. Bene amici, oggi siamo al volante di Suzuki Swift, ma l'avete visto, non una Suzuki Swift normale, bensì la versione Sport, super sportiva. E allora 1636 cavalli aspirati, e a me non dispiace, 136 cavalli in alto a 6900 giri, ed è una macchina da guidare proprio in alto, per divertirsi. Coppia, 160 Nm, anche lì a 4400 giri. Luca, dicevamo prima, proprio divertente da guidare questa molto divertente. Se poi la guidi in modalità 2.0 ti viene dietro, proprio Andrea, è proprio divertente, forse nello spirito MotoGP che ha portato al disegno e alla creazione di questa Swift. Cambio, ci sta, bello, rapporti corretti, forse leva un po' lunga in chiave sportiva, l'hai preferita un po' più corta. Volante perfetto, servoassistenza elettrica precisa, soprattutto bello con le impunture rosse, ma pedale del freno e dell'acceleratore messi benissimo, si riesce a fare il puntatacco in maniera perfetta. Affrontiamo la rotatoria, noi giriamo allora tendenzialmente sottosterzante, ma ci si diverte tanto a giocare col gas e con lo sterzo per farla andare un po' dove vogliamo, sottosterzo se diamo gas, sovrasterzo se vogliamo di colpo, e poi un'accelerazione che comunque un'accelerazione che è sostenuta, voglio dire, non dico che mi abbia incollato il sedile, ma poco ci manca. Vabbè, rallentiamo un attimo, ecco, torniamo nei ranghi e modalità urbana, vai, cambio marcia. Dai. 75 decibel. Beh, il rumore del motore è anche bello, sì, quando entra perché è un rumore aggressivo. L'avrei voluto ancora un pochino più rocco però. Sì, un pochino, anche perché il doppio scarico dietro è cattivo. Sì. E un rumore più cattivo ci sarebbe stato. Sì. Le sospensioni sono rigide, ma non a tavoletta. No. Quindi sulle buche il rumore entra un po', il rotolamento dei pneumatici non viene tanto filtrato dalla carrozzeria, dall'insonorizzazione, ma è un comfort che ci sta. A me piace i sedili con i bei fianchetti pronunciati, ci tengono bene A saldi. proposito, Vai. e se poi a fine guida volete regalarvi un happy ending, questi sono ribaltabili con un semplice movimento. Io adesso mi tiro su perché sennò vomito tra un secondo. Non era preparata. Non era preparata, mi è venuto in mente adesso. Voglio vedere a farlo salire quel sedile. Ma tra l'altro sono pochissimi i sedili che fanno ancora così. Sono pochissimi, ma noi siamo fan. Ma infatti questa macchina è un po' legata al passato, diciamocelo, è una macchina che è bella, una macchina va cruda, bene, è una macchina cruda. Però non abbiamo tanti sistemi elettronici, no, non abbiamo un infotainment, anzi, cioè non abbiamo un infotainment, no, ce l'abbiamo l'infotainment, ma sì. Facciamo prima la prova di accelerazione. Facciamola. Da 0 a velocità standard, vediamo quanto ci mettiamo in prima, facciamo sgommiamo. Dai. Ragazzi, ovviamente l'ho fatto apposta. Vediamo la zona rossa del contagiri, limitatore a 7000 giri, ok, velocità standard, giù tutto il freno. Vago beccheggio, Allora, beccheggiato un po' quello che dicevamo prima,
è sportiva ma non è una tavoletta. Frenata buona, c'ha un bel mordente sulle pinze e sui dischi. Poi 2 numeri sull'accelerazione. Sì. Da 0 a 100 in 8 secondi e 7 per una velocità massima di 195 km/h. Il DOS l'abbiamo sentito, Stavolta l'abbiamo perché sentito. comunque la spalla del pneumatico è molto bassa, 45. però sul freno, sul pedale, devo fare tanta pressione per far entrare l'ABS, quindi per ottenere tutta la potenza frenante. Frenante. Quindi esatto, frenata emergenza dovete dare un bel pestone. Per il resto Luca, Per il resto la plancia, la solita dentro Swift. la consetta Swift con il trionfo di plastica dura che, come dicevamo all'inizio, piace tanto ai giapponesi perché si mantiene nel tempo. L'unica cosa che ci sono plastiche lucide e vi garantisco che ci ho messo 1 ora e mezza a pulirle dalla polvere. Sì, praticamente deve avere uno Swiffer in macchina per continuare a pulirla. Swiffer per la Swift, diciamo, cioè, lucidi, opache, strana però la trama della plastica dura a me non dispiace. Sì, Quello la che trama non dicevamo prima, dispiace. ai giapponesi piacciono queste plastiche perché durano tanto. è vero. Quindi se la macchina tenete 20 anni, perfetta. Anche perché io Se con tenete questa 2 per 20 anni, anni ci andrei in giro. se tenete 2 anni un po' dovete chiudere gli occhi sul fatto che l'aspetto sia un filo economico, ma voglio dire, a me la plancia sinceramente non dispiace. Dicevamo prima dell'infotainment, beh, un infotainment classico, radio, c'è l'ingresso per la chiavetta USB, c'è il Bluetooth. Quanto ci hai messo tu a fare il pairing? Il problema, caro Andrea, è fare il pairing con il proprio smartphone. Io ci ho messo 1 ora e 20, più o meno lo stesso tempo che ho impiegato per pulire questa Swift, però insomma alla fine ce l'ho fatta però soltanto per il telefono, non per i media. Vabbè. Allora, anch'io ci ho messo più o meno quel tempo perché non è proprio chiarissimo. Forse una delle prime volte che sono andato a vedere sul libretto di istruzioni come si faceva. Non è esattamente intuitivo. Però poi il viva voce si sente benissimo. Il viva voce si E sente anche benissimo, dall'altra anche a parte si velocità sentono molto sostenute. bene. Esatto. Non c'è lo start and stop. Metti la retrocamera. Non c'è la retrocamera. Non c'è. Il climatizzatore però funziona bene, non è sdoppiato ma è automatico, non ho mai dovuto mettere mano, quindi vuol dire che è un pregio. Beh, consumi? Consumi, allora, in città riusciamo a percorrere 15 km con 1 litro di carburante, che diventano 16,5 a 110 e scendono di nuovo intorno ai 14,5, 15 quando andiamo al limite autostrada. Quindi fondamentalmente è una cittadina, perché non consuma tanto in città, è leggera. Si rimane una segmento Luca, B, però con una credenziale importante legata alle prestazioni. sai cosa? È sempre pronta, anche ai semafori, così non c'è bisogno di far salire di giri. È veramente una macchina cattiva, reattiva, molto, molto vivace. Davanti ai miei occhi cos'ho? Il contagiri, la temperatura dell'acqua, sulla destra l'indicatore della benzina e il tachimetro. In mezzo le solite 4 indicazioni relative ci suggerisce anche il cambio marcia, il consumo medio, l'autonomia, ma per cambiare bisogna usare Schiacciare la stanghetta. qua la stanghetta con la mano in mezzo alle razze del volante, diciamo non comodissimo, anche questo è un po' retro. Qui non ce la facciamo andare da 40-50. Allora, aspetta, come no? Ma no. 40 in terza, Non ce la fa. siamo a 40 a destra, mi stavo dimenticando, vai giù tutto l'acceleratore, ma certo che ce la fa, guarda, 45, 50 a destra, 50, è finita la salita. non manca la potenza, ma ce l'ha in alto, scaliamo e va, e tira fuori la sua voce, questo Andiamo, 4 cilindri esatto. 1600 aspirato, ma gli aspirati sono così, e saliamo tranquillamente. Devo dire tra l'altro di essere molto comodo anche dal lato passeggero, perché il vano portaoggetti non è particolarmente incassato, eppure posso andare tanto indietro con la slitta. C'è inoltre questo vano dove noi abbiamo messo prima lo smartphone, ovviamente mi è caduto, queste cose che non C'è questo interessano. comodo vano qua per mettere le cose anche. La cosa che mi ha fatto molto ridere è che se tu blocchi i finestrini non puoi neanche tu tirar giù questo. Ah no, questo non l'avevo notato. Ci ho provato 1 ora e mezza, poi ho detto ma forse vuoi vedere che... E in effetti era così. Però. Invece a me ha dato fastidio una cosa, che Sentiamo. il sedile del passeggero non ha la memoria meccanica quando fai salire qualcuno dietro. Quindi devi Quindi rimetterlo avevo a posto tutte messo le Gabri volte. dietro e mia moglie 3 volte cristonava perché doveva rimettere a posto il sedile. Vabbè, diciamo Gabri che però, non è una macchina per le famiglie. Però Gabri contento per la livrea di Gabri questa macchina. contento, tutte le volte che la vedeva diceva papà, ma che bella questa macchina. Stiamo un po' raccontando di queste cose perché non c'è molto altro da raccontare di questa vettura. Forse il prezzo. Sì, ma non abbiamo sistemi di sicurezza particolarmente Attivi per la guida, no? esatto, evoluti, non abbiamo. Ecco, l'unica cosa che mi manca magari l'Active City Brake che in città può salvare il paraurti dal classico Però tamponamento da distrazione. bello lo xeno. Sì, però la luce diurna alogena, cioè spendiamoci questi 2 euro per mettere la luce a LED. Un Si neo può fare grande sempre come il punto aftermarket si può fare. Aftermarket si può fare. Allora parliamo di prezzi. La Swift, quella normale tra virgolette, parte da 13.550 euro. La versione Sport, caro Andrea, parte da 18.200. Ma questa versione invece è disponibile solo online
e nonostante sia cruda, nonostante sia così sportiveggiante, costa meno. 16.900. Parte infatti da 16.900 euro. Ok, mi hai quasi convinto. Ti ho quasi convinto. Sì, a portare in giro questa livrea a fare un po' di pubblicità Suzuki quando vai in giro. Secondo me ci sta, ma se tu la ordini online non puoi godere dello sconto del concessionario. Forse no, forse è quello l'arcano. Porcaccia miseria. Ma come sta andando questa Suzuki nel mondo mondiale? Tu che ti occupi di sport. Allora, come ho detto in fase di presentazione, ad Alex Espargarò Rossi ha mostrato il dito medio a Misano, invece Suzuki ha pensato bene a lui, a Viñales, di dedicare questa Swift. Ma guarda, io tra l'altro la consiglierei, io la comprerei questa Swift. Ma Luca, anch'io. Ecco, Io l'avrei comprata 15 anni fa. 15 anni fa. Sì, 15 anni fa Quando perché... Espargarò aveva 2 anni più o meno. Esatto, io ero più giovane, non avevo una famiglia e quindi questa vetturetta sportiva, divertente, allegra e tra l'altro anche parca nei consumi, ci sta, mi piace. E anche la linea non è male, Sì, anche la Swift in generale, quella diciamo più tradizionale da città, non è Una non è linea male. riuscita. Sì. Seguiteci, automoto.it, Facebook, YouTube e noi vi salutiamo. Ciao, alla prossima! Cambio, se no non saliamo neanche se ci pagano. Uff.